Buongiorno, mi chiamo Fabio Francese, sono specialista in medicina dello sport. Da circa 20 anni seguo il calcio professionistico in Italia. Volevo portarvi a conoscenza di due casi clinici che ho seguito nel mio ambulatorio. Parliamo di due pazienti di 39 e 41 anni, uno con un esito di meniscectomia mediale di alcuni anni fa, mentre l'altro ha subito la ricostruzione del legamento crociato a sinistra all'età di 29 anni, a destra all'età di 31. Entrambi questi atleti, ex calciatori professionisti e poi semiprofessionisti, continuano la loro attività a livello dilettantistico, comunque con un impegno significativo, di fatto di 3 allenamenti a settimana, compresa la partita, tra l'altro svolgendo la propria attività sia in ambito su campo d'erba a 11, sia a calcetto sul sintetico, e ben sappiamo quali sono le problematiche del cambio di superficie. Entrambi questi atleti, che ben conosco, purtroppo hanno dovuto momentaneamente sospendere l'attività per la comparsa di gonalgia e limitazione funzionale, limitazione anche dal punto di vista articolare, legata poi agli esami che sono stati condotti, quali risonanze magnetiche e radiografia, alla presenza di una condropatia a livello del condilo femorale mediale e dell'articolazione femororotulea. Patologie purtroppo abbastanza classiche negli esiti di meniscectomia e di ricostruzione di LCA, a maggior ragione in soggetti che svolgono attività sportiva e lavorativa pesante. Per venire in aiuto ai due soggetti abbiamo praticato un ciclo di infiltrazioni con acido ialuronico, nello specifico utilizzando il Sinolis VIA. Il ciclo è stato condotto con 3 infiltrazioni a cadenza settimanale, e qui devo portare dei risultati che sono stati indubbiamente egregi. Innanzitutto la prima cosa che vado a segnalare è un ritorno all'attività calcistica dopo la prima seduta, quindi dopo la prima settimana. Siamo partiti in un caso con una VAS pari a 7, in un altro pari a 6, e quindi inevitabilmente con un dolore che non consentiva l'attività. Dopo la prima infiltrazione la VAS era scesa in un caso a 2 e nell'altro addirittura a 1, consentendo quindi il ritorno all'attività. Al termine del ciclo di infiltrazioni, quindi a 3 settimane, a una settimana dall'ultima seduta, e la VAS di fatto in un caso era ancora appena 1 e l'altro addirittura a 0. L'altro aspetto che devo segnalare è quello che a 6 mesi di distanza, dopo controlli ripetuti, i due soggetti continuano a svolgere la propria attività regolarmente, senza limitazioni, direi addirittura, visto anche il periodo di bel tempo, aumentando addirittura quelli che sono i ritmi. Quindi in questo caso direi che il Sinolis ha ottenuto quello che è il proprio obiettivo. Ho 39 anni, faccio diverse attività sportive, però in modo particolare gioco a calcio, e inoltre il mio lavoro mi consente di stare in piedi parecchio durante la giornata, quindi le articolazioni sono molto sollecitate. Nell'attività sportiva faccio il portiere e quindi anche in questo caso le articolazioni sono molto sollecitate. Ho avuto un problema al menisco, sono stato operato di menisco interno. Nel trattamento cerco la risoluzione del dolore che ho all'articolazione, e grazie al Sinolis questa soluzione è diventata realtà, che mi ha risolto praticamente il 100% del problema che avevo. Diciamo che dopo la prima settimana ho già avuto un bel beneficio. Adesso praticamente è 1 anno e il mio ginocchio risponde ancora ottimamente. L'obiettivo dell'acido ialuronico, e nello specifico del Sinolis, infatti è proprio quello di migliorare la viscosità, insomma, all'interno del ginocchio, e quindi recuperare un ambiente all'interno del ginocchio fisiologico, con un liquido sinoviale che ricalchi il più possibile quello
originale. L'altro obiettivo, conseguente a un recupero della normale viscosità del liquido sinoviale interno del ginocchio, è inevitabilmente quello di una migliore e completa articolarità del ginocchio, con un recupero completo in flesso estensione e parimenti una scomparsa del dolore, dal momento che l'acido ialuronico viene indubbiamente a creare una sorta di cuscinetto tra le due superfici articolari consumate dall'osteoartrosi, favorendo appunto mobilità e scomparsa del dolore. Volevo tra l'altro dimostrare e farvi vedere quella che però può essere la differenza nell'utilizzo di differenti acidi ialuronici. Se noi andiamo a vedere un acido ialuronico di comune utilizzo normale, vediamo che risulta abbastanza liquido. E quindi si distribuisce un pochino troppo e rimane poco adeso alla superficie della capsula. Situazione diversa nel momento in cui andiamo con il Sinolis. Vediamo che il Sinolis rimane perfettamente adeso alla capsula. Questa situazione, come possiamo vedere, si ripresenta nel ginocchio. Quindi da una parte abbiamo sì un liquido che fa un po' di effetto, ma che in qualche modo perde poi i normali rapporti articolari, mentre, come possiamo vedere, il Sinolis mantiene assolutamente la propria posizione e quindi va a svolgere il proprio effetto nella sede in cui è stato inoculato. Questa, direi, risulta da un punto di vista fisico uno dei motivi per cui è consigliabile utilizzare questo tipo di supporto farmacologico. 41 anni, mi piace tantissimo lo sport, però ci devo anche lavorare con le mie gambe e le mie articolazioni, quindi utilizzo parecchio l'articolazione sia nello sport ma anche nel mondo del lavoro. Pratico il calcio ma anche il ciclismo. Ho avuto la ricostruzione di un legamento crociato. Con l'attività sportiva ho portato avanti alcune settimane dolori che continuavo a curare ma non a risolvere. Cercavo la risoluzione di questi dolori che mi permettessero di poter trascorrere bene sia l'attività sportiva ma anche quella lavorativa. Il beneficio è stato che non ho più avuto dolore per parecchio tempo, ma il bello è stato che non ho avuto più il dolore nell'immediato, quasi subito dopo la terapia. Ultimo dato che va segnalato a proposito del Sinolis è il contenuto in sorbitolo, una molecola innovativa e presente peraltro come brevetto soltanto in questo tipo di presidio. Il sorbitolo, che viene ad avere all'interno dell'articolazione un effetto antinfiammatorio precoce, peraltro assolutamente differente da quello dei FANS e quindi tra l'altro senza particolari effetti collaterali, e nel contempo questo effetto antinfiammatorio consente una più rapida scomparsa dei sintomi e conserva di preservare meglio l'acido ialuronico all'interno dell'articolazione, che, come è noto, l'acido ialuronico soffre e rischia di essere degradato in presenza degli enzimi litici dell'infiammazione. Quindi possiamo pensare che oltre all'effetto protettivo dell'acido ialuronico sia anche l'effetto sorbitolo ad aver consentito, per esempio, ai due casi descritti precedentemente di poter recuperare la propria attività già alla prima settimana e non dover aspettare le classiche 3 settimane di trattamento. Grazie.